Uno dei match più attesi nella storia della Stardom è stato archiviato e non vi nascondo che fino all'ultimo ho sperato in un pareggio per Countdown o roba simile, ma così purtroppo non è stato. Saya Kamitani vs Tam Nakano è stato un match molto emotivo. Durante tutta la contesa sono rimasto col fiato in sospeso, speranzoso che il tutto potesse essere solo storyline e che alla fine nessuna di loro si sarebbe fatta male, ma quando Daichi Murayama ha contato il conto di 3 ai danni di Tam Nakano decretando la vittoria di Saya Kamitani, il mio cuore per un attimo si è fermato. Stavo guardando lo show con mio fratello e al termine del match è sceso un silenzio tombale, quasi inquietante, che ci ha accompagnato per diversi minuti prima che il tutto venisse interrotto dalla voce di Phoenix Queen che, microfono alla mano, inizia ad inveire contro una Tam Nakano distrutta e sconsolata, con le lacrime agli occhi e consapevole di dover lasciare per sempre la Stardom. Sai allora, vista la situazione, dice di non potersi ritenere soddisfatta, dice di non poter permettere che il tutto finisca in questo modo, decidendo di alzare ulteriormente la posta in gioco. La Kamitani quindi annuncia che ci sarà un altro match tra di loro, un ultimo atto, un ultimo ballo insieme, che le due giocheranno a All Star Grand Kingdom il prossimo 27 aprile. In questa ultima battaglia non ci sarà in palio soltanto la Red Belt, ma bensì le loro carriere. La perdente del match sarà costretta a ritirarsi per sempre dal mondo del pro wrestling. Sarà costretta ad appendere gli stivali al chiodo, sarà costretta a dire addio a una parte di se stessa. Dunque, se da un lato questo annuncio va a vanificare la stipulazione del match del 3 marzo, è anche vero che va però a darci un time limit sulla carriera di una delle due ragazze. Sì, perché tra poco più di un mese saremo costretti a dare l'addio definitivo ad una tra Tam Nakano e Saya Kamitani, che oltre a lasciare la Stardom sarà costretta a ritirarsi per sempre. Possiamo quindi affermare che è nato una sorta di conto alla rovescia sulla carriera di entrambe le lottatrici e dopo il Star Grand Kingdom solo il cronometro della vincente continuerà a scorrere, mentre quello della perdente arriverà a zero, segnando la fine della sua carriera nel pro wrestling. Entrambe le ragazze hanno avuto una carriera enorme fino ad ora, una carriera che le ha portati a vincere svariati titoli e trofei, il che le ha messe al top della compagnia, facendole imporre come due delle stelle più brillanti nella storia della Stardom. Privarsi dunque di Saya piuttosto che di Tam sarebbe un duro colpo non soltanto per noi, ma anche per la federazione, che dovrà comunque rinunciare ad una delle lottatrici più vincenti della compagnia. Arrivati a questo punto, io credo che a ritirarsi sarà Tam Nakano. Come già detto in altri video, è da almeno un paio d'anni che si vocifera di un possibile addio della leader di Cosmic Angels. Quando Tam Nakano conquistò la Red Belt a All Star Grand Kingdom nel 2023, per poi un mese dopo conquistare anche la White Belt, in tanti credettero che il tutto fosse stato fatto per dare a Tam una specie di premio alla carriera, prima appunto che si ritirasse dal pro wrestling, ma così poi non fu, visto che la stessa Tam smentì questi rumors continuando la sua carriera, o almeno fino ad ora. Sì, perché dopo esattamente 2 anni da quella fatidica data siamo qua ancora a parlare del possibile ritiro di quella che ad oggi possiamo tranquillamente definire una leggenda non soltanto della Stardom ma del Joshi Pororesu. Forse sto facendo i conti senza l'oste, ma
Francamente non vedo possibile un ritiro di Saya Kamitani. Phoenix Queen è all'apice della sua carriera, è in un momento di forma allucinante e questa sua nuova gimmick l'ha portata ad essere riconosciuta oggi come top heel della compagnia. Quindi non so, non ce la vedo Saya ad abbandonare tutto ciò. Non credo che sarà la Kamitani a dire addio al pro wrestling, non c'è nulla che lo fa pensare, francamente. Poi, certo, mai dire mai, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, così come nella vita di tutti i giorni, così come nel wrestling. Ciò non toglie che tra poco più di un mese, una tra Saya Kamitani e Tam Nakano dirà addio per sempre alla Stardom e al wrestling in generale. Consiglio dunque a tutti voi di godervi appieno queste due straordinarie atlete perché dopo il 27 aprile non sappiamo cosa ci aspetterà. Lo show del 3 marzo però non è stato solo portatore di sventura, ma anche di gioia, grazie ad un momento che io attendevo con trepidazione da diverse settimane. Di questo però parleremo nel prossimo video, ecco perché vi invito a lasciare un like, a condividere questo contenuto con quante più persone possibili e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi video a tema Stardom. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto esclusivamente dedicato al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati grazie a news, rumors, risultati dei vari show e così via. Date dunque un'occhiata ai link qua sotto per tutte le info. Prima di salutarvi non dimenticate di lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Sono molto curioso di scoprire cosa ne pensate voi di tutto ciò che abbiamo discusso in questo video. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!